Bentrovati al nostro approfondimento. Oggi ci tuffiamo in una figura direi iconica del Giappone, Momotaro, il ragazzo pesca. Ma lo vediamo sotto una luce diversa. Vediamo come viene, quasi stravolto nel gioco per cellulare Otogi Spirit Agents. Esatto. Abbiamo da una parte la leggenda classica, quella che magari conosciamo un po' tutti, Sì, la favola. e dall'altra invece i dettagli specifici di questa carta del gioco, Demon Savior. Quindi aspetto, conflitti, abilità, tutta la roba del gioco, insomma. L'idea è proprio questa. Mettere a confronto la storia tradizionale, quella del ragazzo pesca eroe, con questa sua versione, decisamente più complessa, tormentata, nel gioco. Pronti? Prontissimi. Vediamo un po'. Allora, giusto per rinfrescare la memoria. La storia classica. Momotaro che nasce da una pesca gigante, no? Trovato da due anziani? Sì, un dono del cielo praticamente. Esatto. Cresce, diventa forte e parte. Destinazione. Onigashima, l'isola degli Oni, i demoni. Deve sconfiggerli. E non da solo. Giusto. Si fa aiutare dai suoi compagni animali. Un cane, una scimmia, un fagiano. Tutti parlanti, tra l'altro. Che lo aiutano a battere i demoni e a tornare con il loro tesoro. Poi diventa un eroe, vive bene. Insomma, una storia abbastanza lineare, sì? Molto chiara. Bene contro male, vittoria. Ed è qui che Otogi Spirit Agents con la carta Demon Savior mescola tutto. Perché sì, la base è lui, l'eroe, ma c'è un ma. È stato corrotto. C'è un'essenza malvagia che l'ha toccato. Ah, ecco, quindi non è più l'eroe senza macchia. Per niente. Questo Momotaro si porta dietro un rimorso pazzesco per quello che ha fatto quando era, diciamo, sotto questa influenza. Per aver ferito un sacco di demoni. E quindi la sua missione ora è, l'opposto. Giura di proteggere i demoni innocenti. Caspita, un bel cambiamento. Eh sì, e si allena fino allo stremo, quasi per punirsi, sai? Ma questo allenamento in realtà lo rende ancora più potente. È interessante, il conflitto non è più fuori contro i mostri. Ma è dentro di lui. La lotta col senso di colpa. Precisamente. E questa cosa si vede nei dettagli della carta, immagino. Dicevi della spada. Sì, usa una spada che ha l'aura sacra della pesca, quindi originale, ma la usa per purificare i bruti, che sono le creature corrotte del gioco. E poi ci sono le frasi che dice, le sue citazioni, tipo «Non credo basti per espiare i miei peccati». Forte. Eh sì, ma anche «Ho luce, guidami», e poi, dall'altra parte, «Per la giustizia diventerò più forte». C'è tutta la sua lotta interiore, capisci? Tormento e determinazione insieme. E a livello di gioco, immagino sia forte. Fortissimo. È una carta divina, 5 stelle, statistiche altissime, sia in attacco che in difesa. E le sue abilità, potenziano tutta la squadra. Ah, quindi non è solo forte lui, aiuta anche gli altri. Esatto, aumenta i danni di tutti e se lo potenzia al massimo, aumenta pure la velocità d'attacco degli alleati. Un vero leader, anche se tormentato. Capisco. E come si ottiene nel gioco? Ah, ecco un altro punto interessante. Non è sempre disponibile. È nello scambio a tempo limitato, fino al 15 agosto 2025. Quindi c'è anche l'elemento della scarsità, del collezionismo a tempo. Proprio così. L'eroe del folklore diventa un asset digitale, ambito e temporaneo. Si lega alle meccaniche tipiche dei giochi gacha, insomma. Questa reinterpretazione psicologica si unisce alle logiche di gioco moderne. Rende il personaggio più attuale, forse. Secondo me sì. Questo suo essere combattuto, il rimorso, la ricerca di redenzione, lo avvicinano molto di più alla nostra sensibilità. Siamo più abituati oggi a eroi con delle sfumature, meno bianco e nero rispetto a quelli delle fiabe. Quindi, tirando le somme, siamo partiti da un eroe solare, quasi un simbolo della giustizia che vince facile. E siamo arrivati a una figura complessa, potente, ma piena di dubbi, che cerca di fare ammenda proteggendo quelli che prima erano i suoi nemici. Una bella evoluzione. O rivoluzione, come dicevi tu. Sì, decisamente. E questo magari ci lascia con uno spunto finale, una domanda aperta. Questa nuova versione di Momotaro, che lotta più con se stesso che con un nemico esterno definito, che ridefinisce cosa sia giusto, cosa ci dice? Cosa ci dice sul nostro modo di vedere l'eroismo oggi?
Forse che quella divisione netta tra bene e male, tipiche delle storie classiche, si sta, un po' sfumando. Che cerchiamo più complessità nelle nostre narrazioni moderne. Chissà.